Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la carta del sole, ragazzi. Periodo di espansione, di prosperità, di chiarezza mentale. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Trovate il link alla nuova pagina web dove spiego tutto quello che propongo e trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre nella descrizione ci sono anche i link per i due corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, abbiamo una torre, un appeso, abbiamo un 2 di bastoni, un 6 di bastoni, dieci di pentacoli, 7 di coppe, re di coppe, e un 2 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' qual è la tendenza generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora, partiamo da questa torre, abbiamo un 10 di pentacoli e un 9 di bastoni. La sensazione è che non si voglia lasciare andare qualche cosa. Potrebbe essere un gruppo lavorativo, potrebbe essere un gruppo familiare, un gruppo di amici, un gruppo. Andiamo a vedere l'appeso. Allora, abbiamo un fante di spade, la carta della giustizia e un 5 di pentacoli. Io ho come la sensazione che tra l'appeso e il fante di spade ci sia come la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista. Il fatto che ci sia la giustizia al contrario, ragazzi, e questa torre mi può far pensare che qualcuno sia vicino ad una separazione, alla rottura di qualche equilibrio del gruppo, appunto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo la carta della luna e un 3 di spade. Interessante perché si finisce con un 2 e qui c'è un 2 di bastoni. Io credo che ci siano delle paure, delle anche proiezioni per qualcuno che vi fanno un attimino titubare sul che cosa è la cosa migliore da fare. Perché è vero che l'appeso è una carta di stand-by, una carta di fermo, ma è anche quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Sento che qui avete come bisogno di tenere sotto controllo o tenere sott'occhio, meglio detto, un qualche tipo di relazione o di atteggiamento che voi avete a causa di una ferita del passato che non è ancora stata guarita, che non è ancora risolta, che non è ancora stata elaborata.
È come se qualcuno avesse paura che le cose andassero in un certo modo e quindi per paura si preferisse fare un passo indietro. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora, qui abbiamo un cavaliere di bastoni, un 7 di bastoni e un 5 di coppe. È come se da un lato voleste continuare, diciamo, a, tra virgolette, lottare per tenere in piedi questo gruppo o questa situazione che voi avete, dall'altro lato vi sento un po' sfiduciati e anche titubanti, paurosi se vogliamo, di soffrire ancora, di ripetere situazioni del passato e quindi c'è come questa dicotomia, penso che si dica, dove da un lato sì, vorreste andare avanti, dall'altro però è come se aveste paura di fare questo passo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un 4 di pentacoli. Anche qui c'è come una sorta di confusione, come un 4 e 5 di pentacoli. C'è proprio come un attaccamento, ragazzi, qui. Dipendendo se a voi risuona di più come una questione lavorativa, piuttosto che familiare, piuttosto che di coppia, io ho come la sensazione che da un lato ci sia appunto questa voglia di interrompere, dall'altro lato c'è la paura di rimanere all'asciutto, nel caso si interrompa questa relazione lavorativa, piuttosto che romantica, piuttosto che familiare. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Sole. E ruota della fortuna. È come se, perché giustamente ehm, diciamo, questo 2 di bastoni mi indica quell'indecisione di cui vi parlavo prima, però devo dire che ad un certo punto del mese, diciamo dalla metà del mese in poi, le cose potrebbero decisamente cambiare. Come vi dicevo all'inizio, il sole parla anche di chiarezza mentale e qui ho come la sensazione che le cose potrebbero cambiare. Diciamo che è l'appeso, quello che vi serve per vedere le cose da un altro punto di vista, per vedere quelli che sono le vostre ferite, le vostre paure, le vostre sofferenze, il vostro dolore. È come se doveste portare a galla quello che vi fa soffrire, come se doveste riconoscerlo e da lì fare le valutazioni, perché nel momento in cui io mi racconto la favola del, non lo so, faccio l'esempio della relazione di coppia, con mio marito sto bene, però ci sono dei problemi, però sto bene, però ci sono i problemi di comunicazione, ci sono problemi di tempo, nel senso che magari non ci si dedica abbastanza tempo, di qualità. Insomma, è come vendersi la favola che con mio marito va benissimo, va tutto benissimo, però poi ci sono dei problemi. È un po' come essere onesti con voi stessi. Allora, non si direbbe in questo caso va benissimo con mio marito, ma ci sono dei problemi, ma si direbbe ci sono i soliti alti e bassi, per esempio, no? Cioè, si tratta di vedere semplicemente le cose da un'altra prospettiva e di osservare le dinamiche di comportamento, mi verrebbe da dire. Qui arriva come una chiarezza mentale, ragazzi, e grazie a questa chiarezza mentale, con la ruota della fortuna cambiano determinate dinamiche. Vi dico, poi c'è un re di coppe che adesso andiamo a vedere. Però come l'idea che acquisirete una maggiore maturità. Mi manca il giudizio in un certo senso, perché credo che riuscirete a vedere proprio le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva più ampia,
più chiara, è come il fare le cose alla luce del sole. 2 di spade che avete già qui, è come se all'inizio ci fosse paura di fare qualche movimento, però una volta che vi renderete conto di qual è la dinamica del perché vi comportate in certi modi, è come quando vedete l'errore e potete correggerlo. Però fino a che non si accetta, non si vede l'errore, non lo si può accettare, non lo si può modificare. Allora, qui abbiamo un 2 di spade, un 8 di pentacoli e di nuovo la carta dell'appeso. C'è come da rivalutare la quotidianità, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di spade, che è spiegato da un imperatore. Molto ha a che vedere con il tema economico, secondo me, il fare o no questo passo di separazione. Separazione può anche essere la separazione dei beni, non necessariamente la separazione della coppia, piuttosto che licenziarvi dal posto di lavoro. Adesso poi andiamo a vedere caso per caso, però giusto per precisare. E papa! Che interessante. È come se foste indecisi tra il seguire le vostre regole piuttosto che cedere e mediare con l'altra persona o con l'altra figura, se fosse per esempio il datore di lavoro. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, c'è un po' di preoccupazione sinceramente da parte vostra sul riuscirò a trovare lavoro, riuscirò a mettere la cena in tavola questa sera o cose di questo genere. Questa preoccupazione vi fa, come dire, rimanere un pochino sottotono. È come se non aveste una bella energia frizzante e di conseguenza vi trascinate un po' così tutto il mese. Potrebbero esserci delle novità, vi dico, nel vostro caso, soprattutto se siete freelance, cioè se siete persone che in questo momento non hanno un lavoro, ma che di solito lavorano per conto proprio, quindi con partita IVA per esempio, ma magari in questo momento non hanno contratti, credo che ci potranno essere delle ottime novità, addirittura vi troverete nella necessità di dover scegliere a quale dei due futuri clienti dare priorità. Diversamente, se siete sempre stati dipendenti, ipotesi, e in questo momento non avete lavoro, vi dico che potrebbe effettivamente arrivare un lavoro. Se vi siete licenziati da poco, se vi hanno licenziato da poco, c'è come da prendersi una pausa. Non so se avete diritto alla disoccupazione o no, però godetevi, secondo me, luglio e magari anche agosto, ma ve lo dico poi il mese prossimo. C'è come da godersi un meritato riposo, da fare un po' il punto della situazione, mi viene da dire. Comunque ho l'idea, vedendo questo Papa e questo Imperatore alla fine, che effettivamente vi arriveranno delle proposte di lavoro. Potreste anche già iniziare a luglio, secondo me. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, dunque ragazzi, con la carta del sole vi dicevo che si parla di chiarezza mentale e io ho la sensazione che vi renderete conto di quali sono le male lingue nel vostro ambiente lavorativo e di conseguenza vi staccherete da queste persone. Cioè questa scissione, questa divisione che io vedo è all'interno del lavoro, quindi se ci sono i classici gruppetti, credo che qualcuno di voi tenderà a lasciare indietro questi gruppetti, non a cambiare da uno all'altro, però proprio a evitare
di aggregarsi con qualcuno. Perché? Perché vedo che c'è un'energia un po' polemica tra i vostri colleghi ed è un'energia inquinante. Invece ho come la sensazione che voi abbiate voglia di star sereni, di star tranquilli, vi fate il vostro lavoro e insomma lasciate perdere le male lingue, le persone invidiose, ehm, anche perché adesso vi do una tips di metafisica. Più una persona, ma sono cose che io spiego molto specificatamente nella sezione degli abbonati, quindi se volete approfondire andate a vedere in quella sezione, però più un gruppo di persone, facciamo finta che siano 4 persone, no? Tutte e 4 queste persone parlano male di una quinta persona, possono generare invidia, gelosia, cattiverie. E quindi è come se queste 4 persone vibrassero su queste basse vibrazioni, su queste basse frequenze. Se voi vi unite a queste persone, automaticamente 4 contro 1 è come se voi assorbiste questa energia. Se poi, diciamo, sono abituate a prendere in giro una persona specifica, si crea come un egregore. Ve la lancio così, cercate su YouTube, però è come se creassero una forma pensiero, soprattutto se questo modo di fare è continuativo nel tempo, è come se creassero una forma pensiero che ha una sua vita, diciamo così, ha una sua densità e in qualche modo contamina le vostre vibrazioni. Quindi se potete, profilo basso, testa bassa, confondetevi con la tappezzeria questo mese. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, beh ragazzi, devo dire che cambierà un po' il panorama per voi, ci saranno come di nuovi clienti. È facile che se avevate una collaborazione, tipo i contratti di un anno con un'azienda, piuttosto per fornire servizi piuttosto che prodotti, è facile che questo si interrompa, ma sarà una cosa positiva perché vi permetterà di andare verso qualche cos'altro di molto più positivo. E vi dico che per qualcuno potrebbe anche proprio arrivare un'offerta di lavoro dove vi chiedono di guidare un gruppo di persone. Quindi direi che tutto sommato il lato lavorativo è abbastanza positivo per tutti. Per quello che riguarda la parte economica, allora, secondo me sarete in una botte di ferro. Avete la ruota della fortuna, avete il sole, avete il 10 di pentacoli 2 volte, avete l'imperatore. Secondo me il lato economico potrebbe darvi grandi soddisfazioni. Vi dico, con la ruota della fortuna è facile che arrivino premi, è facile, soprattutto se interrompete qualche vecchio rapporto lavorativo, potrebbero arrivarvi, cioè potrebbe arrivarvi la liquidazione, potrebbe arrivarvi un premio perché ve ne andiate, insomma, potrebbero tecnicamente pagarvi per interrompere il rapporto di lavoro. Sapete che ci sono quei contratti dove se una delle due parti si toglie, diciamo, prima della scadenza, ha diritto a un indennizzo. Ecco, potrebbe anche arrivare quel tipo di denaro, potrebbero essere vincite. Vi dico che se avete degli investimenti in atto, potrebbero anche essere questi investimenti che effettivamente vi danno grandi frutti e se per caso non avete investimenti, ma è una cosa che volete iniziare a fare, sento che c'è una persona vicino a voi che potrebbe darvi delle dritte piuttosto interessanti sul dove e come investire. Per quello che riguarda i progetti. Allora, devo dire che avrete più successo di quello che pensate. Anche qui mantenete un profilo basso perché la sensazione è che dovrete parare certi colpi per mantenere in auge questo progetto.
È come se nel mese di luglio riuscisse ad avere parecchia visibilità, soprattutto se lavorate online. Cioè ci sarà come una sorta di boom, secondo me. Anzi, poi scrivetemelo nei commenti. E per quello che riguarda invece la situazione affettiva, se siete single, a parte che vedo che qualcuno si è appena separato, però devo dire che c'è la possibilità di conoscere qualcuno. Allora, nel caso vi siete appena separati, devo dirvi che avrete come voglia di prendervi un tempo. Questo non vuol dire che non frequenterete più nessuno, cioè ci sono effettivamente dei personaggi che potrebbero entrare nel mese di luglio, ma è come se voi voleste prendervi un attimo di pausa, mettiamola così, perché avete l'appeso, sento come se ci fosse bisogno di un momento di riflessione. L'appeso c'è due volte, c'è anche questo due di spade ripetuto due volte, no? Come un ok, sto da solo un po', mi prendo un tempo, inizio a frequentare quest'altra persona, prima mi curo, mi sano con la carta del Papa e dopo capisco qual è la mia zona sicura con la carta dell'imperatore, per cui una volta che io ho stabilito quali sono i miei confini, posso effettivamente iniziare una relazione con un'altra persona che sia più sana rispetto a quello che avevo prima. Però vi dico, ci sono delle ottime probabilità di conoscere più persone, vi dico che non è una persona sola, ce ne sono diverse. Poi come procedere sarà una scelta vostra in base alla vostra situazione personale. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, io qua devo dire che qualcuno tenderà a tenere unite le cose un po' con gli stuzzicadenti per paura di entrare in carenza, di essere abbandonati, di non riuscire a cavarsela da soli, per paura di soffrire o di doversi sacrificare oltremodo. Cioè è come se ci fossero tante paure che vi fanno rimanere un po' lì, vi fanno riflettere se sia il caso effettivamente di separarsi o no. Ehm, Credo comunque che non ci sarà questa separazione, sarà più un vostro modo di pensare, perché con questo Papa a fine lettura, secondo me, molti cercheranno un consulente, un terapeuta, è come se si cercasse di mettere a posto le cose, ecco. E come vi ho anticipato prima, per qualcuno potrebbe tranquillamente solo riguardare questioni economiche, quindi magari la separazione dei beni o comunque questioni legali che sono per il più alto bene della coppia, no? Come se ci si dovesse prendere in carico certi temi affinché la coppia possa avanzare in modo equilibrato. Se per caso dovete cambiare casa o volete cambiare casa, è come se riusciste a trovare la casa nuova, ma faceste fatica a trovare da vendere. Questo non vuol dire che non riuscirete a vendere, anche perché insomma con i temi delle case i tempi sono parecchio dilatati, perché non sono cose che insomma sono veloci. Però io ho la sensazione che comunque, vi dico, avete la ruota della fortuna, secondo me è un cambio a 360 gradi della realtà. Quindi se all'inizio del mese siete un po' così, diciamo tesi, perché le cose non si muovono, perché le cose sono statiche, a fine mese riuscirete a trovare una via per trovare un equilibrio. Potrebbero esserci proprio delle nuove regole, però siccome l'imperatore è un 4, mi parla proprio della casa e sono due carte di contratti, quindi secondo me qualcuno potrebbe decidere di acquistare nonostante non sia riuscito a vendere ed è come un po', se vogliamo, ritrovare l'equilibrio di coppia, perché è come se ci fosse una garanzia, come se ci fosse qualche cosa che vi fa sentire al sicuro. Eh, per qualcuno, ragazzi, devo dirvi che se state vivendo una situazione un po' difficile a livello di coppia, sento che il mese di luglio sarà un mese ideale per osservare le dinamiche di comportamento vostre e del partner
e qualcuno deciderà di stringere i denti, cioè di andare avanti nonostante i problemi, nonostante le incomprensioni. È come se qualcuno di voi pensasse che sacrificandosi per la coppia o per la famiglia le cose si mettano a posto. Può essere una credenza limitante, devo sacrificarmi per la famiglia. Può essere una credenza limitante, vi invito a scavare. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno clandestina, in separazione, in fase di divorzio, ecco, sinceramente sento che le cose si risolveranno. Cioè, avete un papa e un imperatore alla fine della lettura, come se o attraverso un mediatore, il papa può essere una guida spirituale, non necessariamente fisica, quindi non necessariamente deve essere una persona, può anche essere un libro, un podcast, insomma, ho come l'idea che ci sarà qualche input che vi arriverà e che farà sì di stabilizzare le cose. Devo dirvi che manterrete per tutto il mese gli occhi aperti ed è come un vederci chiaro. La carta del sole parla proprio di fare le cose alla luce del sole, con chiarezza, ed è come se dopo un periodo di osservazione decidesse di mettere dei paletti. Avevate un 9 di bastoni? Sì, qua. Ok. Per quello che riguarda invece la famiglia, e qui parlo di famiglia di sangue, ma anche famiglia di anime, quindi le persone che avete scelto di avere intorno a voi, ehm, io ho come la sensazione che qualcuno dei vostri familiari, nel caso soprattutto abbiate problemi con il vostro partner, possa in qualche modo schierarsi dall'altra parte e quindi vi fa rimanere un po' così perplessi. Questo non vuol dire che la persona o il familiare sia di parte, semplicemente è come se vi facesse vedere in modo più chiaro il punto di vista dell'altra persona. Questo non vuol dire che il parente o l'amico o chi è per lui o lei mh, sostenga la controparte. Nel senso, potrebbe continuare a sostenervi, ma semplicemente il chiacchierare con questa persona vi può far capire dove dovete cambiare punto di vista. Per quello che riguarda il vostro stato psicoemotivo, vi dico che tutto questo tormento, che vediamo qui all'inizio perlomeno, vi aiuterà a essere più empatici, a essere più compassionevoli, a mettervi di più nei panni dell'altro. Avete due volte qui la carta dell'appeso. Quindi è questo vedere il lato B della medaglia che vi farà apprezzare cose che fino ad adesso magari avete dato per scontato. Quindi è un buon mese tutto sommato, ragazzi. Andiamo a vedere qualche charms, vediamo cosa esce. Ok, allora qui abbiamo una ghirlanda, un cane, il simbolo della pace, abbiamo una stella marina, abbiamo un timone e le campane. Ops, che mi ricordano tanto la Pasqua e la pace. Ok. Guardate, sento che quella cosa che i vostri familiari potrebbero farvi notare e che voi date per scontato potrebbe essere quanto l'altra persona ha fatto per voi nei momenti difficili. Ho come l'idea che con questo timone dovrete essere voi a guidare in un certo senso, a dirigere, a condurre la conversazione piuttosto che la relazione. Questo anche se fosse in tema lavorativo, ok? Poi abbiamo anche questo simbolo della pace che è cascato sul 9 di bastoni. Ehm, L'idea è che dobbiate tirare giù le armi, mi viene da dire. Che il 9 di bastoni è una carta che si preoccupa di autodifesa, di protezione, però io ho l'idea che sarebbe utile abbassare un po' le difese per voi.
ripeto, avete 2 volte la carta dell'appeso, vedere le cose da un'altra prospettiva effettivamente vi farà diventare più compassionevoli, vi farà capire il punto di vista dell'altro e secondo me così facendo sarà anche più facile condurre con questo timone la situazione. Andiamo a vedere un koan. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci. Wow! E quindi se qualcuno ha fatto buon viso a cattivo gioco, è stato zitto su certe cose per paura di essere abbandonato, per paura di essere ferito, per X paure, qui vi dice proprio, se voi sapete quali sono i punti deboli e i punti di forza, potete essere realmente voi stessi invece che schermarvi davanti agli altri. Andiamo a vedere una fatina. Tre fatine. Equanimità, e qui avete la carta della giustizia, che anche se girata al contrario è un po' come se vi dicessero di cercate di essere giusti, equi. Poi abbiamo quiete e lo sento un po' collegato con questo simbolo della pace, come se avessi bisogno di un momento di riposo, un momento di stand-by, effettivamente avete anche l'appeso, per riuscire a tirare le somme, a vedere le cose insomma in modo obiettivo. E poi abbiamo responsabilità, che è interessante perché è giusto quando uno vede, conosce se stesso, vede anche i propri errori e quindi è giusto prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Che interessante ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, via dicendo, e ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma sono 4 playlist numerate, andrebbero viste in ordine di numero, però se volete capire quali sono i temi che vado via via trattando vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un altro telefonino o dal computer. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!